Prima di iniziare questo viaggio voglio dirvi una cosa. Quello che state per vedere non è il solito documentario. È un percorso attraverso la storia, la scienza, la fede e soprattutto attraverso un enigma che da oltre 2000 anni sfida ogni spiegazione. Foto dopo foto analizzeremo la Sindone di Torino, la sua immagine impossibile, le ferite perfettamente compatibili con un supplizio romano, le analisi scientifiche sorprendenti, le scoperte microscopiche, i racconti antichi e persino i dettagli invisibili a occhio nudo. Non vi dirò cosa credere. Vi accompagnerò semplicemente dentro uno dei misteri più studiati e più controversi della storia umana. E alla fine sarete voi a trarre le conclusioni. Se siete pronti, iniziamo. Il nostro viaggio comincia qui, sul sito più autorevole al mondo dedicato alla Sindone di Torino. Shroud.com non è un blog qualunque, è l'archivio ufficiale che raccoglie decenni di ricerche scientifiche, fotografie, documenti storici e analisi condotte sul telo più studiato della storia umana. L'editor Barry Schwartz, fotografo del gruppo scientifico che analizzò la Sindone nel 1978, ci ricorda che, nonostante migliaia di ore di indagini, il mistero è tutt'altro che risolto. Questo semplice lenzuolo di lino, lungo 4,40 m, largo appena 1,10 m, continua a sfidare scienziati, storici e credenti. Ed è proprio da qui, dalle fonti più rigorose e indipendenti, che inizia il nostro percorso dentro l'enigma. Per capire perché la Sindone sia rimasta così a lungo nell'ombra, dobbiamo tornare al XVI secolo. Qui vediamo Giovanni Calvino, uno dei padri della Riforma protestante. Nel suo trattato Traité des Reliques, Calvino denunciò molte reliquie cattoliche come inganni, frodi, superstizioni. E tra queste anche la Sindone. Le sue parole ebbero un impatto enorme. Per secoli nel mondo protestante l'idea che il telo fosse un falso medievale divenne quasi scontata. Non servivano prove, bastava l'autorità morale di un riformatore. Così, quello che forse era uno degli oggetti più straordinari della storia umana venne messo a tacere, e la controversia, da allora, non ha mai smesso di bruciare. Nel 1978, il fotografo scientifico Vernon D. Miller riuscì a catturare quello che state vedendo adesso, il volto impresso sulla Sindone, fotografato in negativo. A prima vista sembra l'ombra di un uomo, ma osservandolo meglio emergono lineamenti incredibilmente precisi, gli occhi, il naso, i gonfiori del volto, persino la traccia di un colpo sulla guancia. Eppure questo telo non è fotosensibile, non avrebbe mai potuto comportarsi come una pellicola fotografica. Com'è possibile allora che un'immagine così definita si riveli proprio quando viene trasformata in negativo? È qui che il mistero si approfondisce. Ciò che appare debole sul tessuto diventa straordinariamente chiaro quando la luce viene invertita. Un fenomeno che ancora oggi la scienza non è riuscita a spiegare del tutto. Questa fotografia segna uno dei momenti più incredibili nella storia della Sindone. Nel 1898, l'avvocato e fotografo dilettante Secondo Pia ottenne il permesso di fotografare il lenzuolo per la prima volta nella storia. Doveva essere un semplice documento, ma quando sviluppò il negativo accadde qualcosa che nessuno avrebbe potuto prevedere. Sul vetro della camera oscura non apparve più una sagoma debole, indefinita, ma un volto umano, intenso, tridimensionale, quasi vivo. Secondo Pia rimase sconvolto, credette persino di aver commesso un errore tecnico, e invece no. Era la Sindone stessa a comportarsi come una pellicola fotografica, centinaia di anni prima che la fotografia venisse inventata. Una scoperta che aprì una nuova era di domande e di mistero. Queste parole risalgono a secoli prima della crocifissione e descrivono un uomo talmente martoriato da non sembrare più umano. È impressionante quanto questa immagine profetica sembri rispecchiare ciò che vediamo sulla Sindone. Un volto gonfio, colpito, sfigurato oltre ogni riconoscimento. Non è una prova, ma è una coincidenza che lascia senza fiato. Già nell'antichità, qualcuno aveva descritto un dolore identico a quello impresso su quel lino. Nel 1978 accadde qualcosa che nessuna immagine bidimensionale dovrebbe permettere. Gli scienziati del progetto STURP inserirono la Sindone nel VP8 Image Analyzer, uno strumento sviluppato dalla NASA per creare modelli tridimensionali delle superfici dei pianeti. E ciò che emerse lasciò tutti senza parole.
L'immagine del volto, che sul telo è piatta, tenue, quasi evanescente, si trasformò in un volto tridimensionale perfettamente proporzionato. Gli stessi dettagli si ripetevano sulle mani e sul corpo. Ogni variazione di luminosità corrispondeva a una reale distanza dal tessuto, come se il telo avesse registrato la topografia di un corpo vero. Una fotografia normale, se analizzata con il VP8, produce solo distorsioni senza senso. La sindone, invece, genera un modello coerente, profondo, impossibile da replicare con tecniche conosciute. È come se il telo avesse memorizzato il rilievo di un corpo, in un modo che sfida ogni spiegazione convenzionale. Ed ecco il risultato più sorprendente. Quando i dati tridimensionali nascosti nella sindone vengono elaborati, il volto si ricompone. Non è più un'ombra piatta né un'immagine sbiadita, ma un volto umano, con proporzioni reali, con profondità, con un'espressione che sembra colta nell'istante finale della vita. È come se la sindone non avesse semplicemente registrato un'immagine, ma avesse catturato la presenza fisica di un uomo. Un volto che attraversa i secoli e ci guarda ancora. Questi due testi, tratti dai Vangeli di Matteo e Marco, raccontano lo stesso momento. Giuseppe di Arimatea che prende il corpo, lo avvolge in un lenzuolo di lino e lo depone in una tomba scavata nella roccia. È una descrizione semplice, sobria, ma fondamentale. Ci dice che l'uso di un telo funebre non era un dettaglio secondario, era parte integrante del rituale di sepoltura giudaico del I secolo. E soprattutto ci mostra che ciò che oggi chiamiamo sindone si inserisce perfettamente nelle pratiche del tempo. Un corpo senza vita, un lenzuolo di lino pulito, una tomba nuova. Il racconto storico prende forma, mentre il mistero del telo si avvicina sempre di più. Questa è la sindone come non si può vedere a occhio nudo, il suo negativo fotografico. Ed è proprio qui che l'immagine del corpo diventa davvero visibile. Le bruciature dell'incendio del 1532 appaiono come lampi di luce, mentre la figura dell'uomo emerge dal fondo come un'ombra sospesa tra vita e morte. È sorprendente, un tessuto del I secolo che si comporta come una pellicola fotografica. 1800 anni prima che la fotografia fosse inventata. Ed è grazie a questa inversione di luce che il mistero della sindone ha iniziato davvero a parlare agli scienziati di tutto il mondo. In questa immagine vediamo qualcosa di straordinario. Lo stesso corpo, la stessa figura, ma rivelata in due modi diversi. A sinistra, ciò che l'occhio umano percepisce sulla sindone, un'immagine tenue, quasi sbiadita. A destra il negativo fotografico, dove ogni dettaglio si accende con una forza impressionante. Le bruciature dell'incendio del 1532 creano simmetrie perfette, mentre il corpo dell'uomo emerge con una precisione anatomica impossibile da ottenere con un pennello. Ed è qui che il mistero si fa ancora più profondo. La sindone non è fotosensibile, eppure il negativo rivela più informazioni del positivo. Come può un semplice telo di lino comportarsi come una pellicola fotografica, secoli prima che la fotografia esistesse? Questa doppia immagine è una delle prove che ha spinto gli scienziati a capire che la sindone non può essere un'opera d'arte. È qualcosa di molto, molto diverso. In questa sezione della sindone vediamo un altro dettaglio affascinante. Anche nelle zone più danneggiate, l'immagine rimane coerente. Le bruciature del 1532 creano simmetrie quasi geometriche, ma la figura dell'uomo, sia in positivo sia in negativo, resta perfettamente leggibile. Questo è uno degli elementi più difficili da spiegare. Un'immagine così sottile, impressa a livello microscopico, capace però di sopravvivere a incendi, piegature, restauri e secoli di storia. Non è una pittura, non è un disegno, è un fenomeno fisico che continua a sfidare ogni tentativo di riproduzione. Il Vangelo di Luca racconta che Pietro corse al sepolcro, si chinò e vide i teli di lino posati lì, da soli. Non vide un corpo, non vide movimento. Vide soltanto i teli e uscì dalla tomba pieno di domande. È uno dei dettagli più enigmatici del racconto, un allestimento funebre intatto, ma senza il corpo che avrebbe dovuto esservi avvolto. E ancora oggi molti studiosi si chiedono se uno di quei teli possa essere proprio quello che stiamo osservando in questo viaggio, la sindone di Torino. Questa sezione della sindone non mostra il corpo, ma racconta un'altra parte della sua storia. Le macchie, gli aloni e le pieghe che vediamo qui sono i segni dell'incendio del 1532
e dei tentativi disperati di spegnerlo con acqua. Sono cicatrici materiali, testimonianze dei secoli attraversati dal telo. Eppure, nonostante il fuoco, l'acqua e i danni, l'immagine dell'uomo rimane intatta nelle sue parti essenziali. È come se ciò che l'ha impressa fosse più resistente del tempo stesso. Quando il negativo della sindone viene spinto a un contrasto estremo, accade qualcosa di sorprendente. I contorni dell'uomo diventano ancora più netti. Le aree luminose, che non sono pittura né pigmento, reagiscono come se contenessero informazioni nascoste in profondità. Un dipinto, se fotografato in questo modo, crollerebbe in un caos di macchie. La sindone, invece, risponde con un'immagine ancora più coerente, quasi radiografica. È una delle prove che la sua natura non segue le regole di un oggetto artistico, ma quelle di un fenomeno fisico ancora da comprendere. Osservando attentamente la sindone, emergono dettagli che raccontano una storia di violenza e sofferenza con una precisione impressionante. Il naso appare rotto, il volto gonfio, l'occhio destro tumefatto. Una parte della barba sembra essere stata strappata di forza. Sul corpo si distinguono decine di ferite lacere compatibili con una flagellazione romana eseguita con un flagrum a più code. Sul capo si vedono i segni di una ferita multipla, perfettamente coerente con una corona di spine. Sulle spalle profonde contusioni indicano il peso di un oggetto pesante come una trave. Le ginocchia sono abrase, come se l'uomo fosse caduto più volte. E poi ci sono i particolari più drammatici, i fori dei chiodi, non nelle mani ma nei polsi, come nelle crocifissioni romane documentate, e una grande ferita ovale tra la quinta e la sesta costola, da cui colò sangue siero. Non è un'immagine simbolica, è un referto anatomico, impresso su un telo di lino. Il volto impresso sulla sindone parla da solo, il naso è rotto, il volto gonfio, l'occhio destro tumefatto. Sono lesioni compatibili con percosse violente, come quelle descritte nei Vangeli di Matteo e Marco, dove si racconta che l'uomo fu colpito con bastoni, schiaffi e pugni, persino bendato e deriso. Non si tratta di coincidenze generiche, ma di dettagli anatomici precisi. Il tipo di trauma, la posizione dei gonfiori, l'aspetto delle fratture. Elementi che uno dopo l'altro sembrano riprodurre esattamente ciò che i testi antichi raccontano. Sulla sindone si nota un particolare sorprendente. Una parte della barba sembra essere stata strappata di forza. È un dettaglio anatomico preciso, traumatico, difficile da inventare o riprodurre artificialmente. Il profeta Isaia, secoli prima, descrive un uomo maltrattato, colpito, deriso e con la barba strappata. Non è una dimostrazione, ma una coincidenza inquietante, un gesto di umiliazione descritto nei testi antichi e visibile sul volto impresso nel lino. Sulla sindone si contano più di 100 ferite compatibili con una flagellazione romana. Non sono graffi casuali, sono lacerazioni profonde, disposte a coppie simmetriche, tipiche del flagrum, un frustino a più code con piombini o ossicini alle estremità. I Vangeli raccontano che l'uomo fu flagellato prima della crocifissione e le tracce sul telo coincidono in modo impressionante con quel tipo di tortura. Ogni colpo lascia il suo segno, netto, preciso, riconoscibile. Un corpo davvero sottoposto a questa violenza apparirebbe proprio così, e così appare sulla sindone. Sulla sindone si vedono decine di piccole ferite sul cuoio capelluto, distribuite in modo irregolare, come provocate da rami appuntiti premuti con forza sulla testa. Non è un singolo taglio, ma una costellazione di punti di sanguinamento, tipica di un casco di spine, non di una semplice ghirlanda. Il Vangelo di Matteo racconta che venne intrecciata una corona di spine e posta sul capo dell'uomo. E ciò che osserviamo sul telo coincide perfettamente con quel tipo di tortura. Ferite multiple, profonde, dolorose, impresse sul lino come un marchio indelebile. Sulla sindone, le spalle dell'uomo mostrano profonde contusioni, localizzate sempre negli stessi punti, come provocate dal peso di un oggetto pesante e ruvido. I Vangeli raccontano che l'uomo portò la propria croce fino al luogo dell'esecuzione. Ma in realtà ciò che veniva trasportato era il patibulum, la trave orizzontale che poggiava proprio sulle spalle. Le ferite sulla sindone coincidono perfettamente con questo tipo di trasporto. Lividi ovali, abrasioni, tracce di pressione prolungata. Non sono simboli, sono segni fisici impressi da un peso reale. Sulla sindone, le ginocchia dell'uomo mostrano abrasioni profonde, compatibili con cadute ripetute su un terreno duro e irregolare.
Sono ferite tipiche di chi cammina sotto un peso e cede più volte, senza poter usare le mani per proteggersi. Il Vangelo di Marco racconta che a un certo punto la croce venne data a un uomo di nome Simone di Cirene. Un dettaglio che suggerisce una cosa semplice e drammatica: colpito, flagellato, indebolito. L'uomo non riusciva più a reggere quel peso. Quelle ferite sulle ginocchia sono la traccia silenziosa di quel cammino spezzato. Sulla sindone, sul lato destro del torace, si vede una grande ferita ovale esattamente tra la quinta e la sesta costola. È una lesione profonda, netta, da cui è colato sangue misto a siero. La stessa dinamica descritta nel Vangelo di Giovanni, quando un soldato colpì l'uomo con una lancia e ne uscì sangue e acqua. Dal punto di vista medico, questo dettaglio è impressionante. Una ferita di questo tipo penetra nel polmone e nel pericardio, provocando la fuoriuscita di liquido sieroso insieme al sangue, un fenomeno riscontrabile in condizioni di forte stress fisico e soffocamento, tipiche della crocifissione. Non è un segno simbolico, è un trauma reale, chirurgicamente preciso, impresso per sempre sul lino. Qui vediamo la sindone come non l'abbiamo mai vista, ingrandita 32 volte in un punto dove non c'è né immagine né traccia di sangue. Il tessuto appare normale, semplice lino del I secolo intrecciato a spina di pesce. Nessuna pigmentazione, nessuna bruciatura, nessuna anomalia. È importante osservare questa trama pura perché ci permette di capire un fatto essenziale. La sindone non è un telo trattato artisticamente. È un tessuto comune e solo in alcune zone, come vedremo, le fibre mostrano una misteriosa alterazione superficiale. Qui entriamo nel cuore del mistero. L'immagine della sindone non è dipinta, non è stampata e non è bruciata in profondità. I ricercatori hanno scoperto che l'ingiallimento che forma il volto e il corpo è minuscolo, appena 200, massimo 500 nanometri. Un'alterazione superficiale talmente sottile da interessare un solo strato di fibre. Se seguiamo una di queste fibre finché scende sotto il filo successivo, accade qualcosa di sorprendente. Torna completamente bianca. Questo significa che l'immagine non penetra il tessuto, ma vive soltanto sulla sua pelle, come una fotografia impressa da un fenomeno ancora sconosciuto. Un livello di precisione impossibile da ottenere con qualunque tecnica artistica conosciuta. In questo ingrandimento vediamo un dettaglio essenziale, il sangue proveniente dalla grande ferita al costato. Le fibre mostrano due caratteristiche inconfondibili. La prima, un alone giallastro di siero che si separa naturalmente dal sangue quando esso coagula. La seconda, il tipico colore rosso ruggine dell'emoglobina ossidata. Le analisi di laboratorio hanno identificato emoglobina umana, albumina umana e antigeni del gruppo sanguigno. Non c'è alcun pigmento, nessuna vernice, nessuna sostanza artificiale, è sangue vero, sangue umano. E racconta una storia di ferite reali, non di un'opera dipinta. Questa ricostruzione tridimensionale nasce dai dati spaziali contenuti nella sindone. E il risultato è sorprendente. L'immagine non è piatta, non è bidimensionale. Ogni punto del telo codifica una distanza reale dal corpo, un'informazione che nessuna pittura e nemmeno la fotografia può generare da sola. La postura che emerge è quella di un cadavere in rigor mortis. Le gambe semiflesse, i piedi contratti, il torace rigido, le braccia incrociate come chi è stato deposto subito dopo la morte. Non è un'illustrazione, non è un'icona, è la mappatura tridimensionale di un corpo reale impresso in un momento drammatico e irripetibile. Nel 1978, un gruppo di scienziati provenienti da laboratori di fisica, chimica, biologia e medicina diede al mondo la più vasta analisi mai condotta sulla sindone. Il risultato? Nessun pigmento, nessuna vernice, nessun colorante. Le fibrille non mostrano alcuna traccia di sostanze artificiali. L'immagine non è stata dipinta. Le analisi ai raggi X, la fluorescenza, la microchimica, lo studio in ultravioletto e infrarosso confermano la stessa conclusione. Nessuna tecnica conosciuta, né antica né moderna, può produrre ciò che vediamo sulla sindone. E quando l'immagine viene analizzata dal VP8 della NASA, emerge qualcosa di ancora più straordinario. La presenza di dati tridimensionali, impossibili da ottenere con una fotografia o un'opera d'arte. Le indagini microchimiche mostrano che non ci sono oli, spezie o composti prodotti naturalmente dal corpo. Il contatto con un cadavere spiega alcuni dettagli, ma non può spiegare l'alta definizione del volto. Dopo anni di test, un punto rimane fermo.
Nessun processo fisico, chimico o biologico conosciuto riesce a riprodurre un'immagine con queste caratteristiche. La sindone rappresenta un uomo realmente flagellato e crocifisso, ma il modo in cui la sua immagine è finita sul lino resta uno dei più grandi enigmi della scienza. Il team Sturp arrivò anche a un'altra conclusione fondamentale. La sindone ha certamente toccato un corpo reale. Questo tipo di contatto può spiegare alcune caratteristiche del torso, ma non può, in alcun modo, giustificare l'immagine del volto, così precisa e ad alta risoluzione da sembrare quasi una proiezione. Gli scienziati tentarono allora di riprodurre l'immagine con ogni tecnica possibile: calore, sostanze chimiche, radiazioni, contatto diretto con un corpo, vapori, pigmenti naturali. Nessun esperimento, su lino antico o moderno, riuscì nemmeno ad avvicinarsi al fenomeno reale. Il verdetto fu netto: non esiste alcun processo fisico, chimico, biologico o medico conosciuto che possa spiegare l'immagine nella sua totalità. Non esiste una combinazione di fattori che ne riproduca le caratteristiche. E così, dopo migliaia di ore di analisi, la scienza dovette ammettere ciò che ancora oggi resta vero. Il modo in cui l'immagine si è formata sulla sindone rimane, come nel passato, un mistero profondo, irrisolto e affascinante. Alla fine del loro lavoro, gli scienziati dello Sturp poterono affermare una cosa con assoluta certezza: l'immagine sulla sindone non è un dipinto. È il corpo reale di un uomo flagellato e crocifisso, impresso sul lino con modalità che nessuna tecnica artistica o naturale riesce a spiegare. Le macchie di sangue non sono pigmenti, contengono emoglobina umana e albumina sierica, i componenti reali del sangue coagulato. Ogni test scientifico converge verso la stessa conclusione. Eppure il punto più sorprendente è proprio questo: dopo migliaia di analisi, nessuno è riuscito a chiarire come si sia formata l'immagine. La sindone continua a sfidare la fisica, la chimica, la biologia e la medicina. Nel 1978, come oggi, il verdetto rimane lo stesso. La sindone è un enigma aperto e il problema della sua formazione resta un mistero irrisolto. Ora arriviamo a uno dei punti più delicati e più citati nella storia della sindone: lo studio del 1988. 3 laboratori indipendenti, seguendo protocolli rigorosi, analizzarono un frammento della sindone prelevato dall'angolo superiore sinistro. Il risultato fu chiaro. Secondo la datazione al radiocarbonio, quel tessuto risaliva a un periodo compreso tra il 1260 e il 1390 d.C. Un risultato che, all'epoca, sembrò chiudere definitivamente la questione. Eppure, col tempo emersero dettagli cruciali. Quel frammento conteneva cotone, una fibra assente nel resto del telo e non compatibile con un manufatto del I secolo. Non solo, erano presenti anche gomme vegetali, resine e tracce tipiche di una riparazione medievale, probabilmente effettuata dopo incendi storici che avevano danneggiato il bordo del lino. Quindi, paradossalmente, il test del carbonio 14 fu estremamente accurato, ma sul materiale sbagliato. Il campione non rappresentava la sindone originale, bensì una zona ricucita e contaminata. Oggi la datazione del 1988 non può più essere considerata valida per stabilire l'età della sindone. Al contrario, nuove metodologie, come l'analisi X-ray WAXS, suggeriscono caratteristiche compatibili con un tessuto di circa 2000 anni, perfettamente coerente con il I secolo d.C. Questa non è una prova definitiva, ma mostra che la questione è tutt'altro che chiusa e che la storia della sindone è molto più complessa di quanto si credesse nel 1988. Nel 2005, più di 15 anni dopo il test del carbonio 14, accadde qualcosa di straordinario. Raymond N. Rogers, uno dei chimici più rispettati dello Sturp, pubblicò su Thermochimica Acta un'analisi avanzata del campione prelevato nel 1988. E ciò che emerse fu sconvolgente. La zona da cui fu tagliato il campione era ricoperta da gomme vegetali, coloranti e fibre di cotone, materiali assenti nel resto della sindone. Al microscopio, Rogers osservò che quelle fibre erano chimicamente diverse dal lino originale. Erano parte di una riparazione medievale, probabilmente eseguita dopo l'incendio del 1532. Con un'analisi chimica avanzata, la pirolisi spettrometria di massa, Rogers dimostrò che quel frammento non poteva essere rappresentativo del telo antico. E la conclusione fu netta. Il campione datato nel 1988 non apparteneva al tessuto originale della sindone.
Di conseguenza la datazione al radiocarbonio semplicemente non è valida. Uno dei massimi esperti, membro dello STURP, aveva appena ribaltato l'unico argomento che sembrava chiudere il caso. Nel 2022 arriva uno degli studi più innovativi mai realizzati sulla sindone. Un team del CNR, l'Istituto di Cristallografia, decide di affrontare il problema della datazione con una metodologia completamente diversa dal carbonio 14, la WAX, una tecnica a raggi X capace di misurare il livello di invecchiamento delle fibre di lino. Il principio è semplice: più un tessuto è antico, più cambia la struttura cristallina delle sue fibre. Analizzando campioni di lino di età nota, gli scienziati costruiscono un modello di riferimento e quando applicano la stessa analisi al campione della sindone, il risultato è sorprendente. La degradazione osservata è perfettamente compatibile con un tessuto di circa 2000 anni. In altre parole, le fibre mostrano la stessa firma strutturale di un reperto del I secolo, molto più antico della data medievale proposta nel 1988. È uno studio sofisticato, indipendente, sottoposto a revisione tra pari, che apre una nuova strada. La sindone potrebbe davvero avere l'età che la tradizione le attribuisce, e il dibattito scientifico, ancora una volta, si riaccende. Quando i medici legali e i chirurghi iniziano a studiare la sindone, accade qualcosa di sorprendente. Ogni segno, ogni ferita, ogni dettaglio anatomico corrisponde in modo perfetto a ciò che ci si aspetterebbe da un uomo realmente flagellato e crocifisso secondo il metodo romano. Le impronte sulla pelle indicano l'uso del flagrum, la frusta romana con 3 corregge e palline metalliche alle estremità, maneggiata da 2 aguzzini, uno per lato. La disposizione dei colpi, la loro profondità, l'angolazione. Tutto coincide con ciò che la medicina forense considera compatibile con una flagellazione autentica. Il celebre patologo Robert Bucklin lo disse in modo inequivocabile. I segni visibili su questa immagine sono così chiari e così accurati dal punto di vista medico che i fatti patologici relativi alle sofferenze e alla morte dell'uomo qui rappresentato sono, a mio parere, oltre ogni possibilità di disputa. E prima di lui, il chirurgo Pierre Barbet arrivò alla stessa conclusione. Questo non è un corpo immaginato, è il referto clinico, impresso su un lino, della morte più brutale che l'impero romano conoscesse. C'è un dettaglio della sindone che spesso passa inosservato, ma che per gli esperti è uno dei più difficili da spiegare: la presenza di polvere e terriccio in punti specifici del corpo. Sotto i piedi, sul ginocchio sinistro, perfino sul naso, gli scienziati hanno trovato minuscole particelle di calcare intrappolate nel tessuto e, in alcuni casi, addirittura sotto le macchie di sangue. Questo significa una cosa sola: la polvere era già presente sul corpo prima che il sangue vi colasse sopra. L'analisi mineralogica è stata ancora più sorprendente. Le particelle contengono aragonite, una forma di carbonato di calcio con una composizione chimica molto particolare, identica a quella delle rocce dell'area di Gerusalemme, soprattutto della tomba del Santo Sepolcro. Non è calcare generico, è un'impronta geologica, una firma del luogo. È come se il telo avesse raccolto la polvere di un cammino reale, di cadute violente su un suolo preciso, lo stesso suolo che oggi possiamo ancora analizzare in Terra Santa. Una traccia minuscola, ma dal potere enorme. Tra le testimonianze più sorprendenti lasciate sulla sindone ci sono i pollini, minuscoli, invisibili a occhio nudo, ma potentissimi dal punto di vista scientifico. Questi granelli intrappolati nelle fibre del lino raccontano una storia precisa. Il telo è stato esposto in Gerusalemme, in Turchia del nord e del sud, e lungo rotte che comprendono Francia e Italia, coerenti con la storia documentata dei suoi spostamenti. Ma c'è un dettaglio che stupisce più di tutti: la presenza del polline di Gundelia turnefortii, una pianta spinosa che fiorisce nella regione di Gerusalemme solo tra febbraio e maggio. Esattamente il periodo in cui, secondo la tradizione ebraica, cade la Pasqua, che inizia il 15° giorno del mese di Nisan, tra il 26 marzo e il 25 aprile. Questo significa che l'uomo avvolto nel telo era entrato in contatto con piante che crescono e fioriscono solo in quel luogo e in quel periodo dell'anno. È una sorta di firma botanica, un'impronta naturale che lega la sindone non solo alla Terra Santa, ma anche alla stagione stessa della Passione. La storia della sindone non inizia nel Medioevo.
Le sue tracce emergono molto prima, in documenti e testimonianze che parlano di un'immagine misteriosa, custodita e venerata fin dai primi secoli del cristianesimo. Già nel 68 d.C., in un'omelia attribuita ad Atanasio, si parla di un imago del nostro Signore a figura intera. Non una semplice icona, ma qualcosa di unico, qualcosa che all'epoca non aveva paragoni. Nel 212 compare l'immagine di Edessa, un telo che mostra il volto di un uomo e che diventerà, secondo molti studiosi come Ian Wilson, la stessa sindone ripiegata in 8 parti, nascosta per proteggerne l'immagine. Poi, nel 944, a Costantinopoli, i cronisti descrivono un oggetto straordinario, un'immagine non fatta da mano d'uomo, un telo che mostra un uomo martoriato. Una descrizione che coincide perfettamente con quella che oggi chiamiamo sindone. E molti secoli dopo, nel 1354, il telo riemerge ufficialmente a Lirey, in Francia. Non come una nuova reliquia, ma come un oggetto misterioso che sembra già carico di una storia molto più antica di quella conosciuta. Questa non è una cronologia semplice, è un viaggio attraverso 2000 anni di silenzi, apparizioni e custodie segrete. Una pista storica che, ancora una volta, sembra spingere la sindone indietro nel tempo, ben oltre il Medioevo. Quello che vediamo qui è il sudario di Oviedo, un piccolo telo di lino che, secondo la tradizione e numerose analisi scientifiche, avvolse il volto dell'uomo morto prima che venisse deposto nella tomba. A differenza della sindone, non contiene un'immagine, contiene solo sangue, fluidi e tracce compatibili con il soffocamento e il trauma cranico. Eppure, questo telo è fondamentale per una ragione chiave. È documentato a Oviedo fin dal 616 d.C., molto prima che la sindone compaia in Europa. Le macchie presenti sul sudario, la loro disposizione, la loro forma, perfino l'angolo di colatura del sangue, coincidono in modo quasi perfetto con quelle del volto visibile sulla sindone di Torino. Non è una somiglianza artistica, è una corrispondenza forense. Per spiegare questa compatibilità, i due teli devono aver toccato lo stesso volto, lo stesso corpo, in momenti diversi della sepoltura. Il sudario di Oviedo, dunque, diventa una sorta di testimone indipendente, un oggetto antico, storicamente tracciabile, che conferma dettagli impossibili da inventare. Due teli, due storie diverse, un unico corpo. Il Vangelo di Giovanni descrive una scena straordinariamente precisa. Pietro entra nel sepolcro e vede le bende di lino del corpo deposte a terra. Ma poi nota qualcosa di ancora più significativo. Il telo che era stato avvolto attorno alla testa di Gesù non è insieme alle bende. Si trova separato, in un altro punto del sepolcro. È un dettaglio fondamentale perché dimostra l'esistenza di due teli, uno per il corpo, quello che oggi conosciamo come la sindone di Torino, e uno per il volto, che corrisponde perfettamente al sudario di Oviedo, un tessuto la cui storia documentata risale a più di 13 secoli fa. Il Vangelo, la scienza forense e la storia sembrano dunque convergere su un punto. Nella tomba di quell'uomo c'erano davvero due teli distinti, esattamente come quelli che sono arrivati fino a noi. Il sudario di Oviedo non è solo un antico telo insanguinato, è un reperto che ha lasciato dietro di sé una serie di indizi scientifici straordinariamente precisi. Gli studi chimici hanno rivelato che il sudario contiene polvere identica a quella del Calvario, con firme minerali impossibili da confondere. Sono particelle che coincidono quasi perfettamente con i campioni raccolti nell'area di Gerusalemme. Nella zona del naso si trova terriccio incorporato nel tessuto. No, segno di una caduta violenta a faccia in avanti, lo stesso tipo di trauma visibile sulla sindone. E poi c'è il dato che ha colpito i patologi forensi. 120 macchie di sangue presenti sul sudario coincidono, per posizione e forma, con le macchie del volto sulla sindone di Torino. Una compatibilità geometrica talmente precisa da poter essere spiegata solo in un modo. I due teli hanno coperto lo stesso volto, in momenti diversi della sepoltura. Dal punto di vista storico, il sudario è documentato con certezza nella cattedrale di Oviedo fin dal 1075, secoli prima della comparsa della sindone in Europa. Un reperto indipendente, con storia propria, che conferma e completa ciò che vediamo sul grande lino di Torino. Due oggetti, due percorsi diversi, un'unica storia. Nell'estate del 2025, la città di St. Louis ha ospitato una delle conferenze internazionali più importanti dedicate alla sindone di Torino.
Dal 30 luglio al 3 agosto, oltre 400 partecipanti provenienti dagli Stati Uniti e da diversi paesi europei si sono riuniti per condividere ricerche e nuovi risultati. L'evento ha visto la presenza di relatori con competenze molto diverse: fisica, chimica, medicina, teologia e ingegneria. Questa multidisciplinarità ha permesso di esaminare la sindone da ogni punto di vista possibile. Durante il simposio sono stati presentati studi aggiornati, nuove analisi e interpretazioni che continuano ad arricchire il dibattito scientifico. Ancora una volta è emerso quanto l'immagine impressa sul telo rimanga estremamente complessa e soprattutto priva di una spiegazione definitiva. Agosto 2025. La notizia esplode sui media internazionali come una bomba. Un ricercatore brasiliano, Cícero Moraes, annuncia di aver scoperto qualcosa che, a suo dire, potrebbe ribaltare 2000 anni di storia. La sindone non sarebbe stata posta su un corpo umano, ma su una scultura medievale. Usando sofisticate ricostruzioni digitali, Moraes crea un modello tridimensionale e lo sovrappone all'immagine della sindone. Le corrispondenze visive sembrano, almeno a prima vista, impressionanti. Giornali, televisioni e siti di tutto il mondo rilanciano la notizia con titoli sensazionalistici. Risolto il mistero della sindone. Una scultura al posto di Cristo? Ma nel giro di poche ore qualcosa cambia. Gli esperti che hanno studiato il telo per decenni intervengono con decisione. Gli scienziati dello STURP ricordano che nessun bassorilievo è mai stato in grado di ricreare l'immagine sindonica. Non la sua tridimensionalità, non la superficialità dell'ingiallimento delle fibre, non la totale assenza di pigmenti, non le informazioni anatomiche e fisiologiche impossibili da scolpire. E così, ciò che era stato annunciato come una scoperta rivoluzionaria si trasforma nell'ennesimo tentativo mediatico di spiegare con mezzi ordinari un fenomeno che, ancora oggi, resiste a ogni semplificazione. La sindone, ancora una volta, rimane un enigma, e forse il mistero è più vivo che mai. Per 2000 anni, generazioni di studiosi hanno interrogato il silenzio della sindone. La scienza ha avanzato ipotesi, ha confutato teorie, ha illuminato dettagli invisibili, eppure l'immagine rimane lì, immutabile, inaccessibile, inesplicabile. Forse non tutto ciò che è vero può essere misurato. Forse alcune impronte non sono fatte per essere spiegate, ma per essere contemplate. Il mistero della sindone continua. E continua a parlare a chi ha il coraggio di ascoltare. Alla fine la sindone non impone, non costringe, non urla, si limita a mostrarsi e invita chi guarda a scegliere cosa vede. Un telo antico, un enigma che sfida il tempo, un frammento di sofferenza umana o il riflesso silenzioso di un amore che ha attraversato la morte. La sindone non dà risposte, ma accende domande, e a volte sono proprio le domande a portarci più vicino alla verità.